Cesare, divenuto dittatore e adempiuti i suoi doveri a Roma, partì per Brindisi con 12 legioni. Pompeo intanto ne aveva armate 9, con cui presidiava la costa adriatica per prevenire lo sbarco di Cesare, mentre al contempo cercava reclute ed alleanze in Macedonia. Cesare a questo punto sbarcò con 15.000 uomini il 5 gennaio del 48 a.C. a Paleste, in Albania, e inviò le navi a prendere il resto dell'esercito. Le navi vennero però intercettate ed affondate dalla flotta pompeiana. Cesare a questo punto riuscì ad ottenere l'appoggio delle città di Orico ed Apollonia, ma vistosi isolato nei Balcani ripropose a Pompeo di sciogliere entrambi gli eserciti e di rimettersi entrambi al giudizio del Senato. Pompeo, che era in una posizione di vantaggio rispetto al rivale, rifiutò. Cesare a questo punto decise di marciare verso Durazzo. Pompeo ne fu informato e, conscio di non poter perdere quell'importante città, decise di imporre ai propri uomini una marcia senza soste fino a Durazzo, con l'intento di precedere Cesare. La strategia funzionò e i pompeiani poterono accamparsi sul fiume Aspo, tagliando la strada di Durazzo a Cesare. Cesare aveva ancora problemi con l'imbarco del resto dell'esercito. Infatti, quando Galeno, comandante della sua flotta, imbarcò a Brindisi l'esercito e partì verso la Dalmazia, Cesare si trovò costretto a fermarlo poiché le coste erano presidiate da Pompeo. Così Galeno tornò indietro. Il comandante della flotta pompeiana Libone tentò un'audace operazione, occupando l'isola di fronte al porto di Brindisi, ma dovette abbandonare l'impresa per via della capacità di Marco Antonio, che comandava le truppe di Cesare in Italia. Egli con grande abilità scalzò Libone dall'isola di fronte al porto di Brindisi, ristabilendo la capacità dei cesariani di portare rinforzi a Cesare. Marco Antonio, a questo punto sollecitato da Cesare, fece attraversare l'Adriatico ai legionari, sul finire dell'inverno. Antonio fu però intercettato dalla flotta pompeiana e si diresse a nord, lontano da dove era accampato Cesare, ma fortunatamente per lui la flotta di Pompeo, che lo inseguiva, affondò a causa di una tempesta mentre la sua flotta stava attaccando vicino a Lisso, nel nord di Durazzo. In questa maniera rocambolesca Marcantonio era riuscito a sbarcare 3 legioni di veterani, una di reclute e 800 cavalieri. Cesare lasciò ad Orico le navi del suo seguito e partì con le legioni per ricongiungersi ad Antonio. Il figlio di Pompeo, a capo della flotta di alleati egizi, colse l'occasione ed attaccò dapprima Orico, distruggendo la flotta cesariana. Poi assalì la flotta a Lisso che aveva sbarcato Antonio. Cesare a questo punto mandò dei legati per cercare alleanze in Etolia e Tessaglia, mentre in Macedonia inviò Gneo Domizio Calvino con 2 legioni. Il risultato fu la sottomissione dell'Etolia alla causa cesariana. Ma anche Pompeo si stava giocando le sue carte e richiamò il proconsole Scipione a lui fedele dall'Asia Minore con le sue 2 legioni. Pompeo avrebbe inoltre voluto evitare che Marcantonio si ricongiungesse a Cesare, ma il 3 aprile del 48 a.C. i 2 eserciti cesariani si ricongiunsero e raggiunsero Pompeo presso Asparegio. Qui Cesare offrì battaglia, ma Pompeo rifiutò. Cesare a questo punto taglia fuori Pompeo da Durazzo, marciando velocemente lungo sentieri secondari, tagliando la strada per la città al rivale prima che questi la raggiungesse. Pompeo si accampò su un'altura e Cesare costruì una palizzata di 22 km attorno al campo del rivale. Quest'opera, già sperimentata durante l'assedio di Alesia, aveva varie ragioni tattiche. Dapprima rendeva difficile i rifornimenti a Pompeo, ne limitava l'effetto della forte cavalleria e minava il prestigio dello stesso agli occhi dei suoi uomini, poiché egli era nelle condizioni di essere assediato, tuttavia senza reagire. In realtà Cesare stava anche cercando di massimizzare il vantaggio dovuto all'esperienza e all'addestramento dei suoi uomini, mentre Pompeo cercava di limitare lo svantaggio dovuto al grande numero di reclute presenti nel suo pur più numeroso esercito. Pompeo costruì quindi a sua volta una fortificazione per proteggere i suoi foraggiatori e tentò pure di rompere il blocco di Cesare, ma invano. Pompeo a questo punto, vistosi costretto in uno spazio molto limitato, tentò di inviare la propria cavalleria a Durazzo per prendere alle spalle Cesare.
ma quest'ultimo, accortosi dei movimenti dell'avversario, fece costruire una fortificazione attorno a Durazzo stessa, scongiurando la minaccia. Il 7 luglio del 48 a.C. Pompeo mise a punto un brillante piano. Egli questa volta caricò sulle navi la fanteria leggera e la sbarcò a sud delle fortificazioni di Cesare, in un'area in cui i lavori erano ancora incompiuti, mentre con altre 60 corti assalì le fortificazioni adiacenti la zona di sbarco. Cesare si trovò subito in grave difficoltà e solo a stento scongiurò una sconfitta decisiva. Cesare nei giorni successivi tentò l'assalto di una legione di Pompeiani che si era accampata nei pressi del suo vallo. Fu però respinto con gravi perdite dal sopraggiungere di Pompeo con 5 legioni. In questa circostanza l'esercito di Cesare fu messo in rotta, ma Pompeo non si lanciò all'inseguimento temendo un'imboscata. Mentre questo accadde, Scipione, legato di Pompeo, occupò Larissa in Tessaglia. Cesare era in grave difficoltà e decise di marciare verso la Macedonia per ricongiungersi con Domizio. Egli arrivò alla città di Gonfi, che però gli negò il suo aiuto. Cesare allora assalì la città e lasciò che i legionari la saccheggiassero. Poi partì per Metropoli. Gli abitanti di questa città, saputo quello che era accaduto a Gonfi, aprirono le porte a Cesare. Pompeo, che stava muovendosi anche lui verso la Macedonia, si ricongiunse con il suo alleato Scipione, mentre Cesare marciava verso Larissa. Pompeo si era accampato su una collina in posizione vantaggiosa. Cesare decise di fronteggiare l'avversario e di allontanare il proprio accampamento giorno dopo giorno, lungo il corso del fiume Enipeo, per spingere l'avversario a seguirlo uscendo dalla propria posizione di vantaggio. Pompeo inseguì Cesare che il 9 agosto del 48 a.C. ritenne di trovarsi in una posizione meno svantaggiosa della precedente e decise di dare battaglia. I due eserciti che si fronteggiavano erano molto simili per preparazione ed equipaggiamento. Tuttavia Pompeo poteva disporre di circa 45.000 fanti e 7.000 cavalieri, mentre Cesare schierava 8 legioni per un totale di 22.000 legionari e 1.000 cavalieri. Va detto che l'esercito di Cesare poteva vantare più esperienza e preparazione di quello di Pompeo, e questo, come vedremo, determinerà gli esiti della battaglia. Entrambi gli eserciti avevano un lato protetto dal fiume Enipeo. Pompeo schierava le legioni al centro divise in 3 settori. Il settore destro era comandato da Afranio, generale sconfitto da Cesare in Spagna. Il settore centrale era comandato da Scipione, mentre Pompeo comandava il settore sinistro. Oltre a questo settore, Pompeo aveva disposto la sua numerosa cavalleria, al comando di Tito Labieno, ex comandante di cavalleria di Cesare ai tempi della conquista della Gallia. Anche i legionari di Cesare erano schierati in 3 settori, quello sinistro al comando di Marcantonio, al centro sotto la guida di Domizio e il settore destro comandato da Silla. Oltre a questo settore, Cesare disponeva la sua cavalleria, non numerosa come quella del rivale. Cesare doveva a questo punto considerare come affrontare la prevedibile carica dei cavalieri di Labieno alla sua destra. Egli decise di fare arretrare una corte per ogni legione schierata, disponendole in una quarta linea dietro al proprio esercito. Questa quarta linea era pronta ad intervenire come riserva strategica in caso di difficoltà sull'ala destra. La battaglia iniziò e Pompeo mantenne le proprie legioni ferme in attesa dei cesariani. Cesare considerò un errore da parte di Pompeo frustrare l'ardore guerriero dei propri legionari nell'attesa dell'avversario e considerò opportuno lanciare all'attacco i propri legionari, rendendoli in questo modo molto più aggressivi. Il cuore della battaglia però era nell'ala destra. In questa zona Labieno assaltò la cavalleria romana, ma Cesare, inviando la propria riserva a fronteggiare i cavalieri di Labieno, ebbe la meglio. I cavalieri di Labieno, infatti, trovatisi coinvolti in una battaglia contro cavalieri e fanti e presi alla sprovvista da questo insolito scontro, decisero di fuggire. Le truppe di Cesare dell'ala destra, a questo punto liberati dallo scontro con i nemici, decisero di assalire i legionari di Pompeo sul fianco sinistro.
Fu il panico nel campo pompeiano. Pompeo stesso scappò e l'esercito si dette ad una fuga precipitosa, lasciando circa 15.000 uomini sul campo, mentre Cesare ne perse solo 200. A questo punto la causa pompeiana era persa e Pompeo fuggì in Egitto, dove credeva di poter vantare degli alleati, ma qui egli fu ucciso dal re bambino Tolomeo, che si stava scontrando con la sorella Cleopatra per la reggenza dell'Egitto. A questo punto Cesare era signore del mondo romano, ma vedeva nell'uccisione di Pompeo da parte di re Tolomeo e del conflitto con la sorella Cleopatra una situazione favorevole per gli interessi romani in quella regione. Vi erano inoltre ancora diverse sacche di resistenza dei pompeiani, che ancora lo ostacolavano e che presto avrebbero dovuto essere affrontate.